Ciao ragazzi, sono Matteo di Underdog. Oggi vi faccio vedere 3 esercizi dove utilizzeremo semplicemente un core e i coni colorati. In tutti gli esercizi che andiamo a fare oggi utilizzeremo la modalità lettere, ma potremo utilizzare anche quella di simboli, in realtà non cambia molto, l'importante è utilizzare una delle due perché hanno sia un'informazione legata alla lettera o al simbolo, sia legata al colore, quindi ci servono entrambe le informazioni. Ovviamente accendiamo il dispositivo, andiamo a mettere, come dicevamo, la modalità lettere con la velocità richiesta, in questo caso la facciamo partire lenta. Come layout dell'esercizio ci serviranno semplicemente i classici 3 bersagli, PSC, DPA, carte Underdog, quello che volete. L'importante è che siano discriminate in base alla lettera in questo caso o al simbolo se volete usare i simboli. Dopodiché andiamo a piazzare per terra 3 coppie di coni colorati, quindi in questo caso ho messo rosso, giallo e verde, posizionate rispettivamente ai 5, 10 e 15 metri. L'esercizio consisterà nell'andare a lavorare in varie distanze, con varie cadenze e ovviamente in base a quello che vedrò andrò nel colore corrispondente. Quindi se corro in questo caso mi dà bravo giallo, dovrò ingaggiare il target bravo dal cono giallo e poi dopo attendere l'informazione successiva. Allora, per il primo tiro partirò dal cono blu che ho messo giusto indicativamente per darmi una posizione di partenza. Come vedete ho messo 2 file, quindi se casualmente dovessero venire fuori 2 colori identici uno dietro l'altro, io cambierò semplicemente fila, ok? Quindi proviamo e iniziamo. Ok. Charlie verde, quindi andrò in posizione verde e tirerò 3 colpi su Charlie. Charlie giallo, quindi passerò a giallo. Ok, attendo il prossimo informazione. Bravo giallo, quindi cambio fila e vado su bravo. Ok, alfa verde, quindi mi giro, torno su verde, da qua ingaggio alfa. Attendo la prossima informazione. Alfa rosso. Bravo verde. Alfa rosso. Ok. Come vedete lo scopo dell'esercizio è quello di approcciarsi agli stessi bersagli non sapendo quale sarà l'angolo e quale sarà la distanza, quindi sarò io a dover gestire autonomamente la cadenza del tiro, non è una progressione ma è totalmente casuale. Con il secondo esercizio di oggi andiamo a lavorare sul tiro in movimento, quindi come vedete ho disposto 4 coni colorati per terra, partiamo da quello blu che è la nostra posizione di partenza dove acquisirò l'informazione ancora una volta da core e mi sposterò nel colore corrispondente al simbolo o alla lettera che viene visualizzata, mentre la lettera o il simbolo vanno a discriminare quale bersaglio ingaggiare mentre mi sto spostando. Quindi per farvi un esempio, se io parto da blu e vedo ad esempio alfa giallo, significherà che andrò a ingaggiare il target alfa mentre mi sposterò sul cono giallo. Adesso andiamo a vedere in pratica come funziona. Allora, vediamo subito. Charlie verde, quindi ingaggerò Charlie mentre vado sul verde. Da qui torno indietro. Charlie rosso. Ok, torno indietro. Bravo rosso. Ok, indietro. Bravo giallo. Andiamo indietro. Alfa rosso.
Come vedete l'esercizio è veramente molto semplice, consiste semplicemente nell'osservare e utilizzare l'informazione per eseguire qualche cosa, quindi anche in questo caso si tratta di reagire a uno stimolo esterno presente nel nostro ambiente operativo. Questa cosa sicuramente ci fa bene perché ci abitua ad analizzare sempre quello che è il nostro contesto, sia che sia allenamento che sia un contesto reale. Ultimo esercizio di oggi, abbiamo deciso di farlo bello coreografico, ma in realtà si può realizzare molto più semplicemente. Andiamo a lavorare sulle varie posizioni di tiro oppure sulle varie condizioni di tiro. In questo caso abbiamo posizionato, come vedete, la nostra posizione di tiro neutra a circa 15 metri dai bersagli e abbiamo 3 diverse posizioni determinate dal colore. Quindi abbiamo dietro riparo dal blocco motore con la posizione gialla, in copertura sul retro del pick-up in posizione verde e dietro al bidone in posizione rossa. Quindi noi partiremo dalla nostra posizione blu, acquisiremo l'informazione da core e in base a quella decideremo dove andare e come ingaggiare i bersagli che saranno disposti al di là del nostro pick-up. Allora andiamo a vedere l'esercizio. Quindi dalla posizione di stand-by acquisisco bravo verde, quindi andrò in posizione verde e ingaggerò il target bravo. Rientro. Charlie giallo, dietro il motore. Charlie giallo ancora. Alfa verde. Alfa rosso. Vedete quindi come un esercizio così semplice, che adesso noi abbiamo messo l'auto per fare un po' di scenografia, ma in realtà sarebbe sufficiente metterci una copertura, 2 coperture differenti, una barricata, quello che volete voi. Andiamo a creare una situazione in cui è necessario applicare il problem solving per affrontare una posizione come può essere quella, ad esempio, dietro al blocco motore dell'auto, dove magari ho sì chiaro che dovrò sparare oltre questo punto, ma non so quale bersaglio. Quindi tutte le volte il nostro cervello dovrà lavorare e pensare a come risolvere questo problema.